La prefettura apostolica, perché questo è diciamo, l'organizzazione attuale della Chiesa in Mongolia, è una realtà molto dinamica che conta su 9 centri, luoghi di culto ufficialmente riconosciuti dalle autorità, quindi sono 9 luoghi di culto sparsi nel paese che sono gestiti, animati da missionari e missionarie provenienti da tanti paesi diversi, quindi siamo una comunità missionaria molto composita con tante realtà, per un totale appunto di circa 1500 fedeli locali mongoli e con un gran numero di attività nel campo della promozione umana, dello sviluppo, dell'educazione. Da sempre, dai primi anni 90, quando la Chiesa ha cominciato la sua missione qui, tutti i missionari si sono spesi molto per il bene delle persone, offrendo quello che potevano e che sapevano fare, e devo dire che a onor del vero tantissime persone hanno comunque ricevuto un qualcosa dal contatto con la Chiesa, al di là delle loro scelte poi di fede, no? Personali. Quindi la comunità missionaria conta 25 sacerdoti di varie provenienze, più 2 che sono sacerdoti locali e più di 30 suore di varie anche congregazioni, di varie provenienze. Санэцхан намайг цэрэн хандын санжааж өгдөг. Би Уранга аймгийн Үлзээдэрдээ сумдэрдээ төрсөн. Уранга аймаг. Тэгээд энэ Уранга аймгийн Үлзээд сум энэ 12 аймаг Үлзээд сум. Тэ. Энд дээр төрсөн байна. Тэгээд анх болгоонууд би MC систрүүдтэй анх уулзаад тэгээд католик шашныг ерөнхийдөө мэдэж эхэлсэн. Тэгээ 2003 онд одоо хаан сүм буюу тухайн сүмийн Парис Брэслээс Адэр Кемиад бид хариу болгож байсан. Тэгээд одоохонд бол би бол энэ сүмийн туслахын санаартан гэсэн тийм үр даалгавартай байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд бол манай Монгол бол нүүдэлчийн соёлтой. Тэгээд христийн шашны түүхийг авч үзэх юм бол Авраамыг одоо бид бүхний итгэлийн их эцэг гэж үзэх юм бол Авраам гэсэн өөрөө бас өөрийн нүүдэлчийн соёлтой тийм хүн байсан. Тэгээд ирэхээр энэ Тэнгэр бурхан буюу бидний итгэж байгаа энэ Тэнгэр бурхан манай Монголын бас одоо уламжлалтай соёлтой илүү ойр төхөм гэж боддог учраас Монголынхаа уламжлалтай соёлыг өөрөө сайн судлаад тэгээд Монгол хүмүүст үнэхээр Тэнгэр бурхан байдаг юм аа бид нартай хамт оршиж байсан. Цаашдаа бид нартай хамт амьдрах болно гэдгийг Монгол одоо соёл, Монгол ахуйгаас уламжлалт одоо католик шашнаас сургаал номлыг энэ нэрдэг хөршин дээр буулгахын тулд хичээх болно. Abbiamo una organizzazione iniziale come tutte le prefetture apostoliche, quindi dei consigli, un consiglio che si chiama Consiglio Missionario, che corrisponde più o meno al Consiglio Presbiterale delle diocesi. Abbiamo un consiglio pastorale che raduna i responsabili di diverse commissioni che si occupano di varie aree della vita ecclesiale, e poi abbiamo appunto un gran numero di attività di promozione umana, di sviluppo, di attenzione alle persone in difficoltà, di cura del creato. Ecco, direi che abbiamo fatto una statistica e più del 70% delle nostre forze sono impiegate proprio in questo tipo di attività. E cerchiamo ovviamente di promuovere la nascita di vocazioni locali, perché solo da questo radicamento si può sperare che la Chiesa appunto continui a fiorire come è successo finora. Un impegno credo molto serio va nella direzione della profondità, dell'approfondire continuamente la fede e nell'offrire alle persone la possibilità di esprimere la propria fede nelle categorie culturali che sono proprie di questo popolo. E quindi questo è un processo lento, progressivo, che richiede molta pazienza, molta preghiera, molto dialogo, e direi anche un po' in sintonia con il cammino sinodale di tutta la Chiesa, una Chiesa che cammina insieme, una Chiesa che si ferma ad ascoltare innanzitutto la voce del Signore, ma anche ascoltare le voci reciproche, quindi
un dialogo continuo, un discernimento, un'altra parola chiave per noi è questo discernimento, per capire esattamente come servire il Vangelo in Mongolia nell'oggi. Tanto è già stato fatto, grazie soprattutto anche al sacrificio di tanti missionari, primo fra tutti il nostro amato vescovo Monsignor Venceslao Padiglia, che ha dato la vita per questo paese, è mancato proprio qui, e sul suo esempio tanti altri missionari e missionarie che poi si sono alternati hanno cercato di cogliere quali fosse in quel momento il bisogno principale per poter dare delle risposte adeguate. Credo che appunto l'impegno di un radicamento sempre maggiore, di un approfondimento della fede e della vita ecclesiale sia qualcosa di assolutamente necessario, quindi siamo attenti a tutto quello che è il discorso dell'approfondimento della cultura mongola, ma anche dell'offrire alle persone la possibilità di andare in profondità nella propria scelta di fede. Poi abbiamo alcuni progetti importanti che stanno andando avanti. Uno di questi che mi piace ricordare è la cosiddetta Casa della Misericordia, che dovrebbe essere un po' l'espressione di quanto la Chiesa locale fa nel campo appunto della carità. Già tutte le congregazioni missionarie sono molto impegnate in questo settore, evidentemente, però questa Casa delle Misericordia, che inaugureremo fra poco, vorrebbe avere proprio il senso di essere l'espressione comune della Chiesa locale nel campo dell'assistenza, dell'aiuto alle persone più in difficoltà, una specie di porto di mare dove chi veramente fa fatica nella vita per varie ragioni sa di poter trovare qualcuno che lo ascolta, che cerca di dare qualche risposta alle sue difficoltà.